Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Competact Havas Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento. 7 ottobre 2021. Cos'ha Competact? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Competact durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Competact? Competact ha un farmaco a base del principio attivo pioglitazone più metformina, appartenente alla categoria degli ipoglicemizzanti orali e nello specifico associazione di antidiabetici orali. È commercializzato in Italia dall'azienda Havas Pharmaceuticals SRL. Competact può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Kepla Pharmarzneimit GmbH. Concessionario: Havas Pharmaceuticals SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: pioglitazone più metformina. Gruppo terapeutico: ipoglicemizzanti orali. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Competact è indicato nel trattamento di seconda linea di pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, particolarmente nei pazienti in sovrappeso che non sono in grado di ottenere un sufficiente controllo glicemico con le dosi massime tollerate della sola metformina orale. Dopo l'inizio della terapia con pioglitazone, i pazienti devono essere rivalutati dopo 3-6 mesi per verificare l'adeguatezza della risposta al trattamento, ad esempio, la riduzione della emoglobina glicata HbA1c. Nei pazienti che non rispondono adeguatamente, il trattamento con pioglitazone deve essere interrotto. Alla luce dei potenziali rischi di una terapia prolungata, i prescrittori devono confermare, in occasione delle visite successive, che i benefici del trattamento con pioglitazone siano mantenuti, vedere paragrafo 4. Posologia. Adulti con normale funzione renale, GFR a 0,90 ml/min. La dose raccomandata di Competact è di 30 mg/vie di pioglitazone PA 1700 mg/vie di metformina cloridrato. Questa dose viene raggiunta con l'assunzione di una compressa di Competact 15 mg/850 mg 2 volte al giorno. Deve essere presa in considerazione la titolazione della dose di pioglitazone, aggiunto alla dose ottimale di metformina, prima che il paziente passi al trattamento con Competact. Qualora sia clinicamente appropriato, può essere preso in considerazione direttamente il trasferimento dalla monoterapia con metformina al trattamento con Competact. Popolazioni speciali. Anziani. La funzione renale di pazienti anziani che assumono Competact deve essere controllata regolarmente in quanto la metformina è escreta per via renale ed i pazienti anziani hanno la tendenza a presentare una ridotta funzione renale, vedere paragrafi 4.3 e 4.4. I medici devono iniziare il trattamento con la dose più bassa disponibile ed aumentarla gradualmente, in particolare quando pioglitazone viene utilizzato in associazione con insulina, vedere paragrafo 4. Ritenzione idrica e insufficienza cardiaca. Insufficienza renale. La GFR deve essere valutata prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti metformina e, successivamente, almeno una volta all'anno. Nei pazienti con aumentato rischio di ulteriore progressione della compromissione renale e negli anziani, la funzione renale deve essere valutata con maggior frequenza, ad esempio ogni 3-6 mesi. La dose massima giornaliera di metformina deve essere preferibilmente suddivisa in 2-3 dosi giornaliere. I fattori che possono aumentare il rischio di acidosi lattica, vedere paragrafo 4, devono essere riesaminati prima di prendere in considerazione l'inizio del trattamento con metformina in pazienti con GFR 60 ml/min. Qualora non fosse disponibile un dosaggio adeguato di Competact, i singoli monocomponenti devono essere utilizzati al posto dell'associazione a dose fissa. GFR ml/min. Metformina pioglitazone 60-89. La massima dose giornaliera a 3000 mg. Una riduzione della dose può essere presa in considerazione a fronte del peggioramento della funzione renale. Nessun aggiustamento della dose. La dose giornaliera massima a 45 mg. 45-59. La massima dose giornaliera a 2000 mg. La dose iniziale non deve superare metà della dose massima. 30-44. La massima dose giornaliera a 1000 mg.
La dose iniziale non deve superare metà della dose massima. 30. Metformina controindicata. Insufficienza epatica. Competact non deve essere usato in pazienti con insufficienza epatica, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Competact nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Le compresse devono essere inghiottite con un bicchiere d'acqua. Assumere Competact con il cibo, oppure immediatamente dopo il pasto, può ridurre i sintomi gastrointestinali associati con la metformina. Controindicazioni. Competact è controindicato in pazienti con ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Insufficienza cardiaca o storia di insufficienza cardiaca, classimia da HIV, carcinoma della vescica in fase attiva o anamnesi positiva per carcinoma della vescica, ematuria macroscopica di natura non accertata, patologie acute o croniche che possono causare ipossia tissutale, come insufficienza cardiaca o respiratoria, infarto del miocardio recente, shock, insufficienza epatica, intossicazione alcolica acuta, alcolismo, qualsiasi tipo di acidosi metabolica acuta, come acidosi lattica, chetoacidosi diabetica, precoma diabetico, insufficienza renale severa, GFR. 30 ml/min. Condizioni acute potenzialmente in grado di alterare la funzione renale come disidratazione, infezione grave, shock, somministrazione intravasale di mezzi di contrasto iodati, vedere paragrafo 4, 4. Allattamento al seno, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Non esiste esperienza clinica con pioglitazone in triplice associazione con altri prodotti medicinali antidiabetici orali. Acidosi lattica. L'acidosi lattica, una complicanza metabolica molto rara ma grave, insorge con maggior frequenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi formali di interazione con Competact. I dati seguenti riflettono le informazioni disponibili sui singoli principi attivi, pioglitazone e metformina. Metformina, uso concomitante non raccomandato. Alcol, l'intossicazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Competact durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Competact durante la gravidanza e l'allattamento? Per Competact non sono disponibili dati preclinici o clinici relativi all'esposizione al medicinale durante la gravidanza o l'allattamento. Donne potenzialmente fertili / contraccezione negli uomini e nelle donne. Competact non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Competact non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, i pazienti che presentano disturbi visivi devono essere prudenti quando guidano o usano macchinari. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. Sono stati effettuati studi clinici con Competact compressi con la co-somministrazione di pioglitazone più metformina, vedere paragrafo 5, 1. All'inizio del trattamento possono manifestarsi dolori addominali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici, alcuni pazienti hanno assunto pioglitazone ad una dose più alta della dose massima raccomandata di 45 mg al giorno. La dose massima riportata di 120 mg/vie per 4 giorni e successivamente 180 mg/vie per 7 giorni non è stata associata ad alcun sintomo. Un ingente sovradosaggio di metformina, o rischi coesistenti di acidosi lattica, può portare ad acidosi lattica, che costituisce una condizione medica di emergenza e deve essere trattata in ospedale. Il metodo più efficace di rimuovere il lattato è la metformina all'emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci usati nel diabete, associazioni di farmaci ipoglicemizzanti orali, codice ATC. A10BD05. Competact ha una combinazione di due principi attivi ipoglicemizzanti con meccanismo di azione complementare finalizzata a proprietà farmacocinetiche. Competact. Studi di bioequivalenza su volontari sani hanno dimostrato che Competact è bioequivalente alla somministrazione di compresse separate di pioglitazone più metformina. Il cibo non ha avuto effetti sulla UCE. Dati preclinici di sicurezza. Non sono stati eseguiti studi sugli animali con i principi attivi combinati presenti in Competact.
I dati di seguito riportati sono i risultati degli studi effettuati con pioglitazone o metformina, elenco degli eccipienti, nucleo della compressa, cellulosa microcristallina, povidone, K30, crosscarmellosa sodica, magnesio stearato, film di rivestimento, ipromellosa, macrogol 8000, talco, titanio diossido, E171, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.